dopo questi brevissimi saluti iniziali, chiamerei subito sul palco il presidente dell'azienda, che è Nelson Antolotti. Grazie, grazie e buona serata a tutti. Io intitolavo un po' il mio intervento da Parma nel mondo, perché veramente è stata un'avventura incredibile. Cari amici, colleghi, anche ospiti, i nostri clienti, buon pomeriggio a tutti. Vorrei dare il benvenuto a tutti voi e anche le autorità che sono intervenute, sia quelle politiche che diciamo quelle civili. Sono molto contento della vostra partecipazione, che condividiate con noi questo traguardo, diciamo, un traguardo importante. E con un po' di emozione chiaramente che mi rivolgo a voi perché è normale, penso, con un evento come questo. Comunque, diciamo, è un bel privilegio per me che ci riuniamo qua e possiamo vedere, diciamo, delle cose interessanti. Siamo qui in un posto speciale, l'Auditorium Peganini, che è a 2 passi, proprio qua di fianco, all'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci, che io ho frequentato e dove mi sono diplomato come elettrotecnico. Un paio di isolati più in là, in via Trieste 38, invece c'è un altro luogo molto importante, ossia il garage dove io ho iniziato la mia avventura nel 1973, dove ho, diciamo, aperto la prima azienda insieme a mio fratello Mauro, che si chiamava Flammetal Parmense, SNC al tempo, quindi veramente un'azienda artigianale, che poi si è successivamente trasformata in Turbo Coating e quindi ultimamente, con un rebranding, l'abbiamo chiamata Lincotec. Ecco perché siamo qua oggi come Lincotec. Gli organizzatori, siccome la scaletta è piuttosto serrata, mi avevano chiesto di raccontarvi 50 anni in 5 minuti, il che 10 minuti, un minuto per 10 anni era una roba un po' troppo sfidante. Allora abbiamo lasciato, diciamo, il parlare della società a un filmato, un breve filmato che vi faremo, dove intervistiamo tutte le nostre persone, saranno loro a dire se abbiamo fatto bene o se abbiamo fatto male. Io invece voglio condividere con voi qualcosa di inedito, praticamente, diciamo che non è mai stato in un qualche modo pubblicato, ed è la parte prima di cominciare a lavorare, di fare questa attività. E quindi, diciamo, c'è una persona che dobbiamo ricordare, secondo me, che è molto importante, che è Mario. Mario era mio padre e fu lui a vedere veramente l'orizzonte e a intravedere il futuro in questo tipo di attività, fornendo sia a me che a mio fratello le risorse e la visione, soprattutto imprenditoriale, per questo nostro cammino. Ecco, ma anche, diciamo, pensate che a 12 anni già mi faceva guidare l'automobile, una Fiat 500 giardinetta, la famosa, diciamo, giardinetta quella verde bottiglia. A 14 mi mandò dal meccanico del paese per fare l'apprendista ed è lì che cominciai a lavorare sui motorini, adesso i motocicli, per chi, diciamo, non conosce il termine motorini, e a truccarli e a fare, diciamo, delle attività, diciamo, già meccaniche. Questo ha segnato un po', diciamo, la mia vita. Infatti mio padre, e sono stato molto fortunato, mi responsabilizzava molto, ero molto autonomo, mi dava i consigli e poi mi lasciava fare e quindi mi sono abituato fin da giovane a prendere delle decisioni. E quindi, durante l'estate, ad esempio, andavo con lui, lo sostituivo al frantoio, lui lavorava con un autocarro, lo sostituivo, quindi guidavo anche l'autocarro, a casa guidavo il trattore e ero molto, diciamo, appassionato a capire cosa c'era dentro, tant'è vero che al momento in cui quella famosa Fiat 500 giardinetta si fermò definitivamente, la smontammo io e mio fratello tutti in pezzettini per vedere come era fatta. E quindi lì è iniziata la mia passione per la meccanica e per i motori. Però, nonostante io avessi studiato, come dicevo prima, come perito elettrotecnico, quella passione della meccanica mi ha condotto per primo alla Fiat Trattori di Torino e in conseguenza poi all'automobile da competizione. E qui devo dire che sono stato anche molto fortunato, perché da perito elettrotecnico ho fatto la domanda anche in Enel
E mi è andata bene, perché mi prendevano in Enel, mi aspettavano in un ufficio e restavo là per tutta la vita. Invece, chiaramente, ero molto eccitato per l'opportunità che avevo di progettare i trattori che avevo già guidato, ma soprattutto di progettare le auto da competizione, e dove? Soprattutto nel mio paese. Quindi era fantastico quello che stavo facendo. Tutto ciò che siamo oggi, quindi, ha radici profonde. Mario è stata la nostra roccia, il nostro papà. E oggi, che è il centenario quest'anno della sua nascita, 2023, lo ricordiamo veramente con gratitudine. Sono veramente molto contento. L'Incotec, dico 50 anni a non dimostrarlo, sì, perché i nostri collaboratori hanno un'età media che è poco superiore ai 35 anni. Giovani, ma con una bella esperienza. Infatti molti hanno esperienze importanti, addirittura abbiamo uno che ha 44 anni con noi, 38, 35, 30 sono tanti, quindi veramente un'esperienza fondamentale. Quindi dico grazie ragazzi, li chiamo sempre i miei ragazzi, grazie a tutti quelli che hanno lavorato con noi fino ad oggi, sia come soci, ne ho avuti tanti, e come collaboratori. Abbiamo lavorato insieme con passione e questa passione ha condotto ai migliori risultati. Abbiamo affrontato delle sfide, ma con coraggio, determinazione ed entusiasmo, e le abbiamo superate. La passione è stata il nostro cemento e insieme l'abbiamo versato in abbondanza. Siete stati grandiosi, compagni di viaggio impareggiabili. Grazie. Abbiamo attraversato diverse fasi, ne ricordo una, la internazionalizzazione, la managerializzazione, mettere più manager in azienda, le fasi della crescita, sia organica che attraverso acquisizioni, ne abbiamo fatte diverse. In questi ultimi 10 anni abbiamo condiviso con dei soci finanziari per ben 2 volte il percorso, imparando l'uno dagli altri. Tutti insieme siamo cresciuti 5 volte in 10 anni. Nel 2012 eravamo 350, oggi 350 sono i laureati in azienda, su 1700 del gruppo. Questa è stata una crescita non solo numerica ma anche culturale, significativa. Voi avete fatto tutto questo, siete stati fantastici. Grazie collaboratori. Il futuro è entusiasmante. I nostri collaboratori definiscono tutto ciò un successo e se insistono un po' va a finire che ci credo anch'io. Ma quello che credo fermamente è che questo sia un buon inizio. La nostra responsabilità è di guidare l'Incotec verso il futuro affinché possa continuare a crescere, prosperare e creare opportunità di lavoro. Il testimone passa ora a Linda, mia figlia, che guida l'azienda con competenze e passione. La mia transizione di leadership in Linda è un segno del nostro impegno a preservare e ampliare l'eredità L'Incotec. L'Incotec è ormai una realtà matura, sostenuta da manager che giocano un ruolo cruciale nei settori in cui operiamo e che assicurano la continuità aziendale. Guardando il passato, vediamo i traguardi importanti raggiunti grazie alle partnership con voi, con i nostri clienti. Abbiamo lavorato insieme e raggiunto risultati significativi. Grazie ancora. Noi non ci consideriamo solo una semplice azienda cliente, ma veri e propri partner e compagni di viaggio. Molti di voi sono con noi da oltre 30 anni. Il nostro motto è sempre stato: il successo del nostro cliente è il nostro successo. Ci sentiamo parte integrante delle vostre realtà e ci impegneremo sempre al massimo per soddisfare le vostre esigenze. Grazie per la fiducia che avete riposto in noi. Questa è la forza della partnership. Questo risultato però non è stato pianificato dall'inizio, però è stato guidato da una visione chiara. Ho sempre sognato un'azienda globale che fornisse lo stesso servizio con la stessa qualità in tutto il mondo industriale. Qui ho qualche detto: non si volge chi a stella è fisso, diceva Leonardo, sempre l'ho detto. Mentre Seneca diceva che il vento favorevole non serve al marinaio che non sa dove andare. Questa visione ci guiderà anche nel futuro.
Ringrazio intanto e do il benvenuto nella famiglia Lincotech ai nuovi soci e manager e ai collaboratori delle aziende che sono unite con noi negli ultimi anni. Il vostro spirito di azienda familiare e la vostra passione si adattano perfettamente al nostro gruppo e siamo entusiasti di avere voi a bordo. Ho sottolineato l'importanza della passione che ci ha guidato, però a volte troppa passione può portare ad errori anche irreparabili. Voglio inviare un messaggio di scuse e ringraziamento alla mia famiglia. Il lavoro ha richiesto molto tempo, ci ha portato a sacrificare momenti importanti. Scusate. Il tempo che non ho dedicato a mia figlia quando era piccola non torna più. Grazie. Presidente, apprezziamo questo discorso davvero che nasce dal cuore con grande commozione. Apprezziamo moltissimo, non è soltanto un grande imprenditore ma un grande uomo, perché non ha insomma pudore nel mostrarsi con il cuore in mano davanti alla sua gente. Che meraviglia, che dimostrazione di stima, tutti in piedi per lei. Che bella immagine, le persone in piedi, gesto di stima, di affetto, si sono uniti in un grandissimo abbraccio e arriva Linda allora, e arriva Linda. Complimenti davvero. Vuole ringraziare, Presidente, poi la lascio accomodare, andiamo avanti. Sì, grazie a tutti, scusate il momento, ma era molto importante, grazie. È stato bellissimo, Presidente.